Fiat Uno Turbo, una piccola bara a quattro ruote che ha segnato la gioventù bruciata di uno stuolo di italiani tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Una scatoletta da 200 all'ora che seminava il panico fuori dalle discoteche, tra un semaforo e l'altro. Motore 1.300 da 105 cavalli, a spingere un peso di soli 845 kg. In pratica, pericolosissima. La Uno Turbo era una di quelle macchine che facevano fare il segno della croce alle mamme ogni sabato sera. Il suo fascino derivava anche e soprattutto dalla sua brutta reputazione. Ha raggiunto una tale notorietà da comparire nel libro di Niccolò Ammanniti Ti prendo e ti porto via, è la macchina del protagonista. Ha una Turbo IE nera. Per il testo abbiamo scelto questa prima serie, quasi completamente originale e perfettamente conservata. Dopo averla vista in rivista durante tutta la mia infanzia, la curiosità di guidarla è grandissima. A sentire le storie da bar dei ragazzi più grandi, come molti di voi sono cresciuto con l'idea che la Uno Turbo fosse una vera bomba assassina. Ma era la verità? Andiamo a vedere. Finalmente io e la Uno Turbo prima serie ci incontriamo. Lo aspettavate in molti questo video, me l'avete chiesto e richiesto. E alla fine l'abbiamo fatto. E devo dire che sono contentissimo di averlo fatto perché è abbastanza stupefacente. Già dopo pochi chilometri questo è un esemplare originale, ma dà la sensazione di essere molto solida e anche divertente. Me la immaginavo molto peggio, me la immaginavo molto più scomoda, costruita peggio, invece no, invece direi che è quasi confortevole. Non immaginavo oltretutto che potesse essere agile. La sensazione è quella che le geometrie dell'assetto, delle sospensioni non siano affatto male come si è portati a credere magari guardandola da fuori con questa estetica così squadrata. Non lo so, esteticamente le macchine come la Uno danno l'idea di essere di essere leggermente mal costruite forse, invece no. Solo un'impressione, perché avendo provato qualche altra sportiva dell'epoca devo dire che non ha nulla da invidiare alle altre compatte di quegli anni, anzi di sicuro non è una macchina da portare in pista e pretendere di fare i grandi tempi, però non è neanche una macchina solo da dritto come si crederebbe, dà un certo gusto invece in curva. Sulla Punto GT si è portati a pensare che il telaio sia diviso in tre pezzi, posteriore, centrale e anteriore, e sembra che questi tre pezzi non vadano per nulla d'accordo tra loro. All'ingresso di una curva e soprattutto all'uscita sembra che il posteriore sia in ritardo di anni luce sul centrale e il centrale ancora peggio dall'anteriore, mentre qui l'avantreno raccoglie tutto il telaio, è una tutto avanti e si sente dichiaratissimo, però si riesce a farci amicizia quasi subito. Sembra proprio un carro trainato da cavalli, è tipo una biga, si guida come una biga. Frenare un po' più forte mi fa ricordare gli anni in cui è stata costruita questa macchina. Tende a tirarti un po' a destra e a sinistra, bisogna farci la mano, bisogna conoscerla, quindi è ovvio che un proprietario riuscirebbe ad andare molto più forte di me che la guido oggi per la prima volta. È una di quelle macchine che bisogna conoscere a fondo per poterle sfruttare, a differenza delle compatte di oggi. Le compatte di oggi possono essere guidate davvero da chiunque, appena
messo piede nell'abitacolo già si sa ogni segreto della macchina. Vi faccio esempi come la nuova Clio, la nuova Fiesta, la nuova 208 GT. Sono macchine che ormai fanno quasi tutto da sole, ottime macchine, chiariamo, però non riescono a far nascere quel rapporto pilota-macchina che prima era molto più difficile da ottenere, ci volevano mesi, bisognava comprarla, bisognava guidarla, settimane e settimane e settimane. Dopodiché con l'arrivo dei mesi si riusciva a conoscere la propria macchina e a fare la voce grossa. Oggi la voce grossa si può fare subito, da 10 minuti dopo usciti dal concessionario. E questo è il progresso, non c'è nulla da dire, però magari non è strano preferire una compatta di questi anni. Non voglio ricadere nel mio solito errore di fare confronti con macchine inconfrontabili, perché non si può confrontare una 1 Turbo per esempio con una Punto Abarth. Non è detto che non lo farò, però non è giusto. Questa è una macchina che va studiata e recensita per quello che era, unica. GT, anche questa è stata simbolo di una generazione, una macchina che era alla portata di chiunque lavorasse. Quelli erano gli anni della Regina dei Rally, la Delta Integrale, erano gli anni delle 75 nel turismo, erano macchine che comunque costavano molto di più e non erano tanto lontane in quanto a potenza e rapporto peso-potenza soprattutto. Certo, comprare una 75 o una Delta Integrale non era come avere una 1 Turbo, ma il punto non è questo, il punto è che una di queste poteva veramente fare la felicità di un neopatentato, perché all'epoca i neopatentati potevano guidarle queste macchine. Era un'altra Italia, era un altro tutto. E la spinta non manca di sicuro. Ecco, la frenata è problematica, ma per fortuna la pedaliera è molto meglio disposta rispetto alla Punto GT, si riesce a fare punta d'acqua, cosa che non si può fare con la Punto GT. In curva è abbastanza un dramma, questo bisogna dirlo. Gli innesti del cambio sono chilometrici, per mettere la quinta probabilmente si dà un pugno al ginocchio al vostro passeggero ad ogni cambiata. Per rimettere la quarta si torna 1 chilometro indietro. Non è di certo il suo punto di forza il cambio, il punto di forza è questo motore. Mamma mia, l'ingresso è incredibile, il sedere va veramente dove vuole. E come dicevo prima, si guida come una biga. Immaginatevi di avere 2 cavalli belli arrabbiati davanti e 2 ruotine così dietro di legno. È la stessa sensazione. Questo mi rimanda a una cosa che mi è venuta in mente quasi subito guidando questa macchina. I mondiali del 2006. Cosa c'entrano? Ve lo dico subito. Nei mondiali del 2006, quando abbiamo vinto, stavo mangiando al ristorante di un mio amico con mio cugino, che è notoriamente uno sciroccato. Appena vinto la finale, abbiamo preso un carrello della spesa e ci siamo lanciati giù per una discesa in mezzo alle macchine, in mezzo al traffico. La sensazione che ho provato a correre in discesa senza il minimo controllo dentro un carrello della spesa è la stessa sensazione che sto provando oggi a guidare la 1 Turbo. Ok, parlato delle mie impressioni personali e dei miei ricordi dei mondiali del 2006, passiamo a parlare di qualcosa di un po' più serio. Allora, è una macchina sportiva che può essere ancora oggi temuta su strada? Sicuramente sì, soprattutto nelle versioni elaborate. Si sente che ha il tetto un po' alto, ci si può giocare, come si può giocare anche con il posteriore.
Insomma, come dicevo, è una macchina da conoscere, una macchina da capire, e ci vuole tempo. Immagino le battaglie che avete fatto negli anni 80 con queste, contro le 205, contro le Renault 5. Vi siete divertiti, vi siete proprio divertiti. Questa qui ha un motore originale, quindi poco più di 100 cavalli. Già questi sarebbero abbastanza. Il proprietario, come molti, ha montato un overboost. Quindi io, premendo questo tasto qui, inserisco l'overboost. Che significa? Significa che adesso che aprirò dopo la seconda succederà l'ira di Dio. Quindi si riesce a inserire l'anteriore in curva facendo scotare un po' il posteriore e si riapre tutto. Mi ricorda un po' la Renault 5, è sicuramente meno efficace, devo dirlo. Da italiano mi dispiace, però è vero. In quanto a ignoranza però ci siamo decisamente.